e benvenuti sul canale di Classe Italiana a tutti i nuovi e un caro saluto a chi già conosce la scuola. Sono Diana e oggi vediamo insieme due domande che tutti riceviamo ogni giorno, tante volte al giorno. Come stai? E come va? Oggi vediamo insieme cosa rispondere a queste domande per comunicare tutte le nostre emozioni e sensazioni e per usare una lingua corretta. Cominciamo con la domanda: come stai? Le risposte possono essere positive o negative. Cominciamo con le risposte positive. La più comune, la più facile è sto bene o solo bene. E significa che la persona non ha nessun problema e che tutto per lei è ok. Certamente è possibile fare più forte la risposta con molto bene o benissimo. E significa che la persona non ha nessun problema e che tutto per lei è perfetto. Ma è anche possibile dire che non ci sono problemi, ma non è tutto così perfetto, con benone, o che non ci sono problemi, ma non ci sono ragioni per essere molto felice, con benino. Tutte queste risposte sono con la parola bene e le sue varianti, ma ci sono anche altre espressioni. Per esempio, un sinonimo di molto bene, benissimo è alla grande. Questa espressione significa che la situazione è positiva senza limiti. Un sinonimo di benino è così così, cioè una situazione che non è negativa ma non è positiva. Questo non è tutto per le risposte positive, ma è già molto. Adesso vediamo cosa dire per le risposte negative. La più comune e la più facile è male e significa che la persona ha una situazione difficile. Certamente è possibile fare più forte la risposta con molto male o malissimo e significa che la persona ha una situazione molto difficile. Ma è anche possibile dire che ci sono problemi ma non sono così grandi, con malino. Tutte queste risposte sono con la parola male e le sue varianti, ma ci sono anche altre espressioni. Per esempio, un sinonimo di molto male, malissimo, è sto sotto un treno o solo sotto un treno. Questa espressione non è di tutta l'Italia, è tipica di Roma e io sono di Roma. Ovviamente descrive una situazione un po' eccessiva, perché parla di una persona che sta fisicamente sotto un treno. È eccessiva, ma funziona bene per comunicare che la situazione è molto brutta. Una risposta che ha un'intenzione simile a questa è: hai un'altra domanda? O solo un'altra domanda? Non è una risposta, è una domanda. Serve per cambiare argomento e per non rispondere. Quindi significa che la persona non vuole parlare della situazione perché è molto negativa. Una risposta molto simile a questa è lasciamo stare o lasciamo perdere. Anche questo serve per cambiare argomento e per non rispondere. Ottimo. Per le risposte negative ci fermiamo qui. Anche in questo caso non è tutto, ma è già molto. Un'osservazione molto importante prima di andare avanti è questa. Bene e male e le varianti benone, malino, eccetera, eccetera, sono avverbi. Per rispondere alla domanda come stai, si deve sempre usare la struttura verbo più avverbio o soltanto l'avverbio. Ma non è mai possibile rispondere a questa domanda con la struttura verbo più aggettivo o solo con l'aggettivo. Per questo non è corretto dire, per esempio, sto buono o sto molto buono. All'inizio vi ho detto che in questo video vediamo due domande. Adesso vediamo la seconda domanda, cioè come va? Come si risponde a questa domanda? Tutte le risposte che abbiamo visto prima sono perfette, le risposte positive e le risposte negative, ovviamente senza il verbo stare, quindi
Bene, molto bene, benissimo, benone, benino, così così, alla grande o male, molto male, malissimo, malino, sotto un treno. Hai un'altra domanda? Lasciamo stare, lasciamo perdere. Ma allora qual è la differenza tra come stai e come va? Nella domanda come stai, il verbo si riferisce alla persona. Invece, nella domanda come va, il verbo non si riferisce alla persona, ma alla vita. La domanda completa in questa situazione è: come va la tua vita? Quindi non è mai possibile usare il verbo riferito alla persona. Non si può rispondere vado bene o vado male, perché il verbo si riferisce alla vita. Quindi, se vogliamo ripetere il verbo, dobbiamo dire va bene, va male, va benissimo, va malissimo, eccetera, eccetera, sempre con la terza persona singolare. Con questa domanda abbiamo anche un'altra risposta positiva molto simpatica, che è va a gonfie vele. Questa espressione a gonfie vele arriva dal mondo del mare, del vento e delle barche a vela. Guardate questa immagine. C'è una barca e non c'è un motore, perché la barca si sposta con il vento, quindi usa le vele. Le vele sono gonfie quando c'è un buon vento, perché gonfiare significa mettere aria in qualcosa. Quindi a gonfie vele significa che la situazione è molto buona, molto positiva. Bene, abbiamo finito. A questo punto sapete come rispondere quando un italiano vi fa la domanda come stai o come va e non volete dire solo bene o male. E allora come state? Come va la vita? Aspetto le vostre risposte nei commenti a questo video. E per tutti gli appassionati di lingua italiana che ancora non hanno provato una lezione su misura, questo è il momento per prenotare il vostro incontro gratuito. Cliccate sul link in descrizione e scegliete il giorno e l'orario che preferite. Nella descrizione trovate anche un link per fare un po' di pratica con un'attività che ho pensato per voi sul tema di questo video. Cliccate sul link per entrare nelle attività gratuite di Classe Italiana e fate l'attività Come stai? Come va? Vi aspetto sul nostro sito per fare l'attività e per prenotare la vostra lezione gratuita. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.